Buonasera ragazzi, siamo di nuovo qui a narrare le storie dei nostri 4 giovani cainiti che nella notte di Capodanno sono stati incaricati dal principe di risolvere un problema della Masquerade. Fino a quando hanno trovato il loro possibile bersaglio, ma non sono stati, tra varie difficoltà, in grado di isolare il loro bersaglio, che li ha tesi in una trappola e li ha fatti rincontrare con una loro, possiamo dire, conoscenza, un anarchico di nome Duke, che non è molto contento che la sua ragazza sia infastidita da altri cainiti. E quindi tra poco scopriremo cosa succederà. Bene, quindi senza indugio, che cazzo stavate facendo alla mia ragazza? A quanto pare ti sei trovato una ragazza, Duke. Certo, avevi dubbi, cara? Sì, una ragazza che ti ucciderà molto velocemente se continui a lasciarle fare quello che cazzo le pare. Ophelia, tu sei abbastanza terrorizzata da Duke che fai almeno 2 passi indietro da lui. Alaska, a te senza problemi, anche se lui sembra cercare di incutere terrore anche in te, ma tu niente, non hai nessuna paura. Anche tu, Ligeia, resisti e anzi la tua bestia sembra pronta, tipo ti escono direttamente i canini e glieli mostri come per dire non hai capito un cazzo di quello che sta succedendo qua, Duke. e riguarda e fa: quindi che cazzo volete? Ripeto, la tua ragazza ci sta mandando tutti a puttane, perché a quanto pare le sue belle live dove parla di occultismo hanno richiamato l'attenzione di gente che potrebbe bruciarci tutti. Ah, di che? Forse non hai capito, Duke, quanto è grave la situazione. Ma quella lì, indicandogli proprio con un dito, ma quella lì potrebbe chiamarci addosso alla seconda inquisizione. Ci siamo capiti. Seconda inquisizione, dai, sono barzellette, non esiste quella roba. Cosa mi prendi per il culo? Ah sì? Voi camarillici del cazzo. Se mi volevate prendere, non dovevate prendere la mia ragazza. Ma chi cazzo se ne frega di te? Non l'hai capito, figliolo bello? Non l'hai capito le cose come stanno? Non hai capito che arriveranno i cacciatori? Cacciatori, non esistono quelle robe. Certo, non esistono i cacciatori. Stammi bene a sentire. Quella tua stronzetta si deve dare una calmata, perché se per caso arrivano veramente i cacciatori, qui nessuno parerà il culo a te e alla tua banda di scalmanati. Hai cominciato anche a giocare con delle persone che non ti conviene, perché Amadeus non è troppo contento di tutta questa situazione. Amadeus, quel merda. E quando ti vede, Marco, tu sei il cagnolino di Amadeus. Non vuoi risolverla nella maniera più pacifica, vero? Ragazzi, l'abbiamo trovato. Tipo per un secondo chiudo gli occhi, li riapro e sono proprio questi occhi come se fossero quelli di un serpente. E vorrei fare uno sguardo terrificante a uno di loro. Dal cercare di ammaliarlo, quindi dal suo fascino, quindi lo guarda come da sedurlo, ok? Quindi lui pensa in qualche modo che lo sta seducendo, ma in realtà all'improvviso gli appare praticamente questo volto molto rugoso, pieno di cicatrici, gli occhi che praticamente sono più rosso che altro. Vedi che questo qua cade con le chiappe per terra e tipo cerca di trascinarsi indietro. Vedete quello diciamo il suo braccio destro che sembra che stia iniziando a muovere le mani in modo strano e a un certo punto dalle sue mani inizia a svilupparsi una specie di nebbia che inizia a coprire lui e i suoi compagni. Dico che semplicemente
vedete ancora lì fermo, tipo lo vedete che incrocia le braccia e lo sentite. Avanti. Corro fortissimo verso quello che aveva fatto la nebbia. Appena vedo che lui si lancia verso loro, per quanto li volessi vedere in un bagno di sangue, sarebbe la mia gioia più grande, e sapevo che quella serata potrebbe andare solo meglio se Alaska si sfogasse del tutto. Capisco anche che se non vivo fino a domani non potrò divertirmi, quindi... Se non vivi fino a domani. Se non vivo, esatto. Potrei divertirmi solo questa sera. Siccome noi domani vogliamo divertirci uguale, gli ordino di calmarsi. Marco, tu ti inizi a calmare, ok? Ma tipo inizi a sentire il tuo corpo strano comunque. Cioè tu ti stai calmando, ma senti tipo come se le scapole si stiano dislocando, le ginocchia tipo iniziano a girare a 360 gradi, qualcosa di strano ti sta succedendo. Io quello che ho buttato per terra sta ancora per terra oppure è scappato via? E lì adesso lo vedi ancora, anche se c'è la nebbia, che tipo sta facendo dei passi all'indietro, ma sembra che stia per riprendersi, perché vedi che qualcuno tipo gli sta dicendo qualcosa. Dove vorresti andare, brutto pezzo di merda? Io praticamente do un calcio così forte che rimbalza così tante volte che il calcio è come se lo dà per 10 volte, capito? Quindi gli vuole sfrantumare il volto, capito? Gli rimbalza e fa... E quindi voi avete visto Rebecca fare, usando la sua velocità del suo clan, arrivare velocissimo e tirargli questo calcione in bocca al tipo, no? E l'ha fatto volare almeno di 3 metri indietro. Sono a scatti, poi a un certo punto... Proprio come nei film dell'horror, velocissimo, incredibile. Arrivo di fronte a lui con questo braccio completamente unito. Lo infilzo nello stomaco, lo alzo e poi lo sbatto a terra. E nel fare sbattere, ovviamente questa mano lama gli apre lo stomaco e lo riversa a terra. E la nebbia sembra iniziare a disperdersi. Tu, Ligeia, percepisci qualcosa, magari involontariamente fai tipo un passo indietro dopo che hai messo la mano sulla spalla di Rebecca, ma tu, Rebecca, non vedi arrivare questa cosa e ti compare davanti il tizio che era scomparso un secondo prima, ed è un bellissimo nosferatu con il suo bellissimo viso completamente orrido che ti sta tirando un cartone, proprio vedi il pugno apparirti davanti alla faccia con un piegamento, cioè ai limiti dell'impossibile, no? Ok. Cioè eviti il pugno dello Nosferatu che è comparso all'ultimo. Marco, tu vedi quello che hai infilzato, che sembra che tipo stia richiamando il sangue dentro di lui, e il buco che gli hai fatto lo sta iniziando a richiudere. Tocca a Duke, che guarda Ligeia, che diciamo l'hai un po' offeso e non gli piace molto. No, sì. Povero. E ho fatto i suoi poveri sentimenti, sì, povero sì, figlio. sì. E semplicemente ti tira una cartella. Lui arriva velocissimo come un treno e ti sbatte contro il muro. Oh, povera Stella, tutto qua. Cos'è successo? Non hai bevuto abbastanza, cucciolotto? Ringhio, proprio mi esce la bava dalla bocca. E voglio devastare, anzi voglio riaprire il buco che ho fatto, però cercando proprio di dilaniarlo. È praticamente lì che lo stai massacrando. Sì, però allora, noti una cosa strana. Cioè tu hai affrontato abbastanza fratelli comunque nell'ultimo periodo e questo non è resistente come loro. Però ha delle stesse, diciamo, ha le vostre stesse capacità. Vedi, ai canini, conoscete discipline, però sembra più debole di uno di voi. Mi giro verso il Duke. Questi infanti. Tiro fuori la mia pistola e gli sparo in faccia. E tu provi con la tua rapidità a cercare di sparargli in faccia, ma lui con una schivata fuori dal, diciamo, sovrumana si frappone fra te e, diciamo, è la tua via di uscita e ti fa 6 danni superficiali.
E mia cara Rebecca, hai visto la tua Sire andare a terra? Ok, quindi lo prendo, lo cerco di sbattere da qualche parte, quindi contro un qualcosa, e poi tirar fuori dalla mia coscia con la boccettina frizzante. Sapevo io. Ok. La bevi e Rebecca, senti una furia incontenibile dentro di te, ma non hai mai sentito una rabbia così profonda che ti proveniva da dentro. Cioè, la tua bestia sembra intimorita da questa furia. È una cosa che non hai mai sentito. Allora se lo tiro su per il collo e poi inizio a dargli pugni di matto come Lui prova a evitarti, ma tu sei più veloce di lui non ha neanche il tempo di capire che... Cioè, è come un battito di ciglia, no? Lui ha soltanto il tempo di battere le ciglia e tu gli sei lì che lo stai sollevando e stai iniziando a tirargli dei cartoni alla Jotaro Kujo come se non ci fosse un domani, e gli hai fatto male. E diciamo con l'ultimo pugno l'hai fatto anche volare via lontano dalla tua Sire. Però, cioè, tu sei quasi fuori controllo, fai fatica a concentrarti. Cioè, tipo, senti la furia che sta crescendo dentro di te. Vedi di vestirti meglio, Duke, brutto pezzo di merda, e non toccare mai più la mia Sire. Non c'è arte in ciò che vedo. E vedete questo tizio che, mentre Duke sta per colpire Ligeia, lui con un calcio è arrivato così tipo dal nulla, con un calcio colpisce Duke e lo scaraventa più lontano di quanto l'ha scaraventato lontano Rebecca, e vedete che fa? Nessuno tocca la mia futura amata. Piacere, Giordano Giovanni. Allora io mi detrasformo, cerco di tornare normale, cerco proprio, vedete, che cerco di rimettermi le ossa a posto dove dovrebbero stare. Dove mi tiro tipo il braccio e mi sentito... E tu chi cazzo sei? A me interessa soltanto che Ligeia sia sana e salva. Quindi sei un amico, ok. Perché... Tu cosa vuoi? Non trattarlo Guarda e così. sorride. Non Scherzo. Sì, Sta solo scherzando. Ce li hai degli amici? Valla a da salvarli, fuori? per Dai, favore. Alaska, su. Veloce. Guardo a Duke. E tu perché hai paura di quell'altro? È una cartella così non te la scordi. Quindi, e sinceramente ci terrei a continuare la mia non vita. Sinceramente non voglio perderla in una scazzottata in un vicolo del cazzo. Giovanni, giusto? Giordano. Chi ti manda? Dimmi. Mario. Ero qui per la festa di Capodanno del vostro principe e quando mi ha detto che Ligeia non era alla festa, poi gli ho detto che andavo a prendermi un aperitivo per conto mio. E sta iniziando a tipo a tagliarsi la mano e a versare un po' di sangue in bocca a Ligeia. Porca puttana, maledizione. Non ti preoccupare, mia cara, non ho fatto quello che pensi. Non lo farei mai. Rebecca, dammi una mano. Mi porgo la mano e lo spingo un pochino più in là. Mi appoggio a Rebecca e le sussurro: sei stata bravissima. Ti dobbiamo portare da Giacomo. Cosa facciamo? Ho avuto quello per cui sono venuto, vedere la bellissima Ligeia. No, non parlo di te, parlo degli altri. Oh. Non saprei cosa. Forse uno sarebbe utile riportarlo indietro per farlo interrogare. E chi? Bene. Ho tanti spazi dove lasciarli. Io penso che il mio Sire sarà anche contento di poterne torturare qualcuno. Duke, la tua ragazzina dov'è? L'ho fatta ritornare nel palazzo. O se vogliamo parlare, possiamo andare lì. E chi vuole parlare adesso? Io voglio la ragazza. La tua ragazza ha fatto Molto. casino. Volevamo parlare prima. Non credo che sia stata lei. No, e di chi sono gli streaming con gli streaming con la chat che le dà del succhiasangue? Esatto, O ha lei, anzi, che ricevuto si chiama Bruno. un sacco di minacce e
la trappola per stasera pensavo che eravate voi che volevate prenderla, perché ho ricevuto un messaggio dicendo che stanotte sarebbe successo qualcosa e quindi avevo preparato questo. Sei... Vedi proprio che Ligeia stava per dire Guarda, qualcosa, ma proprio con la manina, con la manina direi, così, secondo me sei un po' pazzo, ma la verità è che sei solo totalmente coglione. Più che altro, Duke, faremo presente di quello che hai fatto ad Amadeus. Sappiamo che hai un accordo con lui. Sì, E non andrà a finire bene. beh, Vabbè. non va mai a finire bene con Amadeus, basta vedere quello che ha fatto al boss. Che cosa ha fatto al boss? Beh, l'ha fatto uccidere da quel coso lì che avete con voi. Alaska, penso Vi che il giro. coso sia tu. Penso che ti sta dicendo queste cose. Ti va di parlarne nella prossima seduta? La settiamo per giovedì. Ma questo non è un normale che avete problema vinto le tuo. elezioni. No, Mercoledì? certo. Ad ogni Però modo. è normale che quando diminuiscono gli anarchici in città poi vinca la Camarilla per votazione. E quindi dopo questi giochini che cosa vogliamo dire? Io mi stufo proprio, mi stanco di tutto questo. No, è così divertente. Ligeia, tu vedi Giordano che si è inginocchiato davanti a te, vedi che ti posa una mano davanti senza toccarti e ti senti come se tipo le tue ferite tipo si stessero rimarginando. Ok. Come stai, mia cara? Non bene, ma non perché non sei bravo in quello che fai. Ti ringrazio. Noi vogliamo la ragazza. La ragazza va interrogata. La ragazza sa molte cose e noi dobbiamo sapere quelle cose. Io che ti guardo fa, ma io so tutto. Cioè, se volete parlare anche con lei non c'è problema, ma E allora parla. ve l'ho già detto. Chi cazzo è che le ha commentato? Non lo so, pensavo che eravate voi che cercavate di attirarmi in una trappola puntando a lei. Vogliamo parlare con la ragazza adesso. Ok, vi dico prima la mia proposta, se vi va bene. Ci scambiamo le informazioni a vicenda. Voi potete parlare con la ragazza, ma ci parliamo tutti assieme. È la mia ragazza, dopo tutto, non la lascerei mai da sola con voi. No, pure galantuomo. Mi giro verso Giordano. Avrò bisogno purtroppo ancora di disturbarti. Oh, mia cara, purtroppo ti devo salutare. Capisco. Sai, tra poco inizia la festa. Però dirò al Va principe bene. che non avete infranto la mascherade stasera, va bene? Perché Immagino che questo però significa che vuole qualcosa in cambio. non ancora. Vedi che si abbassa, prende un sasso. Vedi che lo lancia dietro dei cassoni della spazzatura. Vedi che voi sentite un tum. E lui va e vedete che tira su un tizio che era lì tutto rannicchiato dalla paura e adesso è stato colpito dal suo sasso. Beh, questo me lo porto via io e ci penso io a sistemarlo. Ok? Sarebbe stato un casino se non ve ne foste accorti, no? Buona serata, Giordano. Spero di rincontrarti, mia cara. E voi passate un felice ultimo dell'anno. E vedete che se ne va tranquillamente. Semplicemente arrivate dentro questo appartamentino. Ok, Vedete che al io telefono chiama controllo Isabella. intanto tutto l'appartamento, cerco di vedere se c'è qualcosa di particolare, se... Do un occhio. A Poi- Rebecca, Ligeia gli parla sottovoce. Sì, è da un po' che ho questo spasimante, ma non ho nessuna intenzione di accettare la sua proposta. Prima di tutto perché ci sei tu, e tu sei più importante. Ma poi perché è estremamente pericoloso avere a che fare con un Giovanni. Non te ne ho mai parlato, perché sai com'è, non ci è mai capitato. Sai come vengono chiamati i No, Giovanni? infatti sono curiosa. Necromanti. Necromanti. E che vuol dire? Cioè? Vuol dire che giocano con la morte. Hai presente gli zombie dei film? Ci pensa? Sì. Parliamo di un clan
secolare e molto potente e molto pericoloso, che ha una particolarità Ma molto molto interessante. sexy. E gli do una buona. Sì, e ha la particolarità che non si uniscono mai in matrimonio con qualcuno di esterno al loro clan. Ora Beh. sono pochi. Ma a quanto pare vuole quindi portarti alla sua strada? Per Già, il che è pericoloso. quanto pericoloso? Mi ha appena proposto, mi ha chiesto come dote di fare una cosa al di sopra di qualsiasi legge morale. Io sarò anche un vampiro, Rebecca, ma cerco di mantenere un minimo la mia umanità. E Rebecca, sentendo queste parole, ci pensa, riflette su se stessa. Anche se sono stata un po' torna nel passato, no? Torna un po' a ripensare a se stessa. E che anche se è stata trasformata, però pensa che è stata trasformata da qualcuno che ha le palle ed è fiera del suo Sire. Siete entrati dentro l'appartamento e nulla di particolare. Sì, sono le telecamere di sicurezza, ma sono palesemente in vista e sono spente. Vedete che non c'è il pipottino rosso della telecamera acceso. Io nel nel dubbio dubbio prendo una gomma, la impasto con le mani e gliela applico sopra se qualcuno l'accende in futuro. Allora, ricominciamo da capo. Tu hai ricevuto minacce online. Quando sono cominciate le minacce? Un paio di settimane fa. Bene. Sono successe in live, al di fuori della live? Diciamo, le prime erano sul live, ma erano cose, normali, nel senso classiche cose tipo puttana, strega, cosa. Poi dopo sono diventate più dirette. Poi sono iniziati ad arrivare messaggi anonimi In che non privato? riuscivamo da numeri che non riuscivamo a rintracciare. E allora Duke si è preoccupato. Pensava che era qualcuno che volesse attirarlo per tendergli una trappola. Hai una di quelle minacce? Hai uno di quei messaggi con le minacce? Sì, te lo fa vedere. Sono insulti, succhi a sangue del cazzo. E poi uno dei messaggi che ti ha detto prima Duke che stasera sarebbe successo qualcosa, di tenersi pronta. Quindi voi avevate pensato di fare una trappola. Più che altro Dio che mi ha fatto mettere al sicuro mi ha detto che se fossi stata circondata da persone con dei telefonini, della musica alta, dei camarellici difficilmente avrebbero fatto casini davanti a tutte quelle persone. E quando vi ha visto arrivare e ho capito che non eravate gente che avevo invitato, l'ho avvisato. Quindi tu sospettavi che fossero dei vampiri? Non sospettavi nessun altro? Sì, Dio che mi dice sempre di aver timore di voi della Camarilla. Guardo Di non Duke. fidarvi. Guardo Duke. Lui ti guarda e fa: puoi darmi torto? Considerando il tuo accordo con Amadeus? Posso darti ragione? Non è proprio un accordo, però. Parliamo di questo accordo. Sicura? Sì. Ok, non è proprio un accordo. Ci caccia. Caccia voi vampiri direttamente? Chi non è dalla sua parte. Quando vi ha cacciato l'ultima volta? Ma ormai saranno passati 4 anni almeno, quando ho visto quel coso lì per la prima volta. Quindi lui vi caccia. Quindi perché tornate qui? Sì. Perché è la nostra città. Siete anarchici? E non staremo sottomessi. Esatto, e non ci sottometteremo così facilmente.
Mi giro verso Isabella e quindi con questa, Ti ha sentito? e quindi con questa premessa tu hai pensato che fossero dei camarillici. Beh, pensavo che probabilmente Amadeus voleva farla finita una volta per tutte. Ho capito. Sapete sì che adesso siete... Sapete sì che che noi dobbiamo fare rapporto, vero? Non so cosa dirti. Per quanto mi riguarda, puoi fare il rapporto che vuoi. A me interessa che la mia ragazza stia bene. Il problema è che se faccio rapporto e faccio presente del tuo comportamento, non diventeranno 5 anni dall'ultima volta che verrete cacciati. Mia cara, Non come darmi voi della mia state cara. chiamando rinforzi. Mi chiamo Ligeia. Ligeia. Visto che anche voi avete chiamato rinforzi, non siete gli unici che l'avete fatto. Vorrei poterti dire che abbiamo chiamato rinforzi, ma non l'abbiamo fatto. Ad ogni modo, Ah no? La regina Anna e il principe Kevin Jackson non sono dei rinforzi? Pensi che non lo sappiamo? sono degli invitati per l'ufficializzazione del principe. E quindi come la chiami tu? Non sono rinforzi? Festa. Si chiama Festa, Duke. Mhm. Ok. No, non diciamo, non interpretate male le mie parole. Capisco che voi siete fratelli da poco rispetto alla vita di noi fratelli, ma palesemente questa è una prassi comune. Quando una volta si ufficializza la cosa, inizieranno ad arrivare nuovi fratelli in città, nuovi supporti. Quindi tu vorresti dirmi che questi non sono rinforzi? Mi giro verso Isabella. Certo. Ti conviene per un po' restare un po' in silenzio. Ti conviene scomparire per un po' di tempo. È il telefono di Isabella. La vedete? Gli un dico attimo- subito di passarlo a me. È meglio che porti il tuo padrone a mezzanotte al capannone a sud della città, con scritto chiaramente l'indirizzo, altrimenti faremo trafilare tutte le informazioni. Io so che è una trappola questa cosa qui, ma io andrò questa notte lì Ovvio che ci andrai. e porrò fine a questa cosa. Mm, Quindi se voi volete fare il rapporto, fate pure il rapporto. tutti insieme andiamo sul luogo e vediamo un attimo qual Ma- è la... Vedi che calza proprio la manina Duke. Ma se invece proviamo a unire le nostre fonti per trovare qualcosa prima di andare, In che senso le nostre fonti? potrei provare a smanettare col computer. So che non sembra, ma me la cavo. Beh, allora E anche l'avrei Isabella detto se la prima. cava abbastanza bene. Beh, sicuramente è meglio di farmi staccare la testa da Amadeus, quindi... Non so se voi avete dei contatti a cui poter chiedere. Di certo, se qualcuno si sta preparando a combattere contro uno di noi, di certo non sarà impreparato. E adesso che sappiamo l'indirizzo, potremmo capire cosa c'è, dov'è quel capannone e cos'è. Mi rivolgo verso Alaska. Tu hai qualcuno in mente? Sì, ho un amico che probabilmente potrebbe darci una mano su questa cosa. Vedete Marco che è lì che sta provando con il telefono che gli ha dato Duke a tirare i numeri, ma Oh, Danny. Ah. Mi giro verso di lui. Danny? Sì, Danny, il mio braccio destro. La prossima volta te lo tatuo così non ti scordi, maledetto. Gli digito velocemente il numero sul cellulare e glielo passo. Questo è il numero, vero? Io e te abbiamo delle cose da dirci. E telefono a Danny.
Ligeia? Pronto? Dimmi. No, sono Alaska. Alaska? Cosa ci fai con la mia nipotina? Ecco, poi È da un po' che non la vedo, questo però. poi me lo racconti, ma ho bisogno un attimo di un'informazione. Sì, dimmi tutto, capo. Sai qualcosa riguardo il magazzino? Oh, scemi, quello! Mi perdoni, per No, favore. tranquillo. Sai qualcosa riguardante il magazzino Tippi di tappi, Al dei dei tali, non tali, mi quello ricordo. che è dell'informazione, quello del capannone del messaggio. Oh mamma. Sai di... Allora, so che c'è un traffico d'armi lì più o meno in zona, ma... Guarda, dammi un secondo. Oh, Terence! Ma quel cretino lì? Sì, eh? Ah. Capo, mi hanno detto che un certo Larry Hamilton ha comprato una grossa quantità di armi e le ha portate in quel magazzino. Ha un tizio più o meno sui 40 anni, barbuto. Ok. Sembra che tipo era un ex militare, non sapeva di più. Terence. Si muove da solo o ha una combriccola? Oddio, so soltanto che il socio di Terence gli ha comprato una bella quantità di armi. Per il resto dovrei proprio andare sul luogo per dirti cosa c'è in quel capannone. No. Però adesso sono a fare il colpo di stanotte, se ti Sì, ricordi. vai tranquillo, scusa se ti ho disturbato e anzi grazie per le informazioni. Niente, capo. Salutami Rigay, dile buon anno. La saluterò, non ti preoccupare. Ok, e mette giù. Tuo zio ti saluta. Lo so. Qualcun altro ha qualche altra idea? Vedi che tira fuori un portatile. Datemi un secondo. Un motociclista che era anche nerd. Te lo sei fatto scappare così, che tesoro? Sì, ho trovato Larry Hamilton. Ecco, bravo. Ma vi dirò di più. Sembra che dall'ultimo messaggio, datemi un secondo, mentre l'hanno inviato, ok, questo così, sembra che un tizio di nome Andy Rice, che misteriosamente è uguale a questo tizio, abbia mandato un messaggio a questo telefono. Il telefono intende E- questa bella. Esatto. E signori, se mi date un secondo, ho trovato, signori, Moses Gardner. E indovinate un po', assomiglia ancora a questo tizio. Qualcuno ha più personalità. O qualcuno ha O se- tanti nomi fittizi. Ma va. Esatto, bravo. Si vede che te ne intendi. Ma va. Mm. Probabilmente spacciava i suoi nomi falsi per fare questi acquisti del capannone, le armi e chissà cos'altro. Non possiamo farci sfuggire questa opportunità. Penso sia l'unica occasione che abbiamo per capire di più. Abbiamo capito che Isabella a quanto pare era solo una pedina e forse è proprio per attirare la nostra attenzione. O comunque sicuramente l'attenzione di Duke, che non è tanto difficile da attirare. Vabbè, tocchi la mia donna e io Capito. brucio il mondo. Certo. Oh, Io mamma la mia. battuta. Eh, La battuta di Rebecca, Alaska. che Vomiterò partito gli che ti sei arcobaleni perso, che eh? addosso. E continuo a guardare gli occhiali orribili e voglio spaccarli. È la prima cosa che farò prima Ah, di non ti uscire. piacciono? Vedi che li toglie e ne mette un altro proprio belli tondi. Questi? Ligeia, tu cosa ne pensi? Come hai detto tu, bisogna approfittarne dell'occasione, no? Beh, siamo tutti d'accordo. Ah, scusami, Rebecca. Io così. Guarda, faccio finta di niente e sono d'accordo con la mia Sire, non con te.
Beh, abbiamo un accordo, mi sembra. E gli porgo la mano a Duke. Anche lui te la avvicina, fa: ma la testa di cazzo è mia. Su questo non te lo posso giurare. A chi la prende per primo? A chi lo prende per primo? E lui ti stringe la mano. Io invece guardo Alaska. Danny sta bene? Sì, sta bene. Invecchia, ma sta bene. Sempre il solito, con le mani in pasta su tutto. Sì. Diciamo che mi ha cresciuto bene e ora è il momento che lo cresca qualcun altro. Dovrebbe andare in pensione. Quindi a quanto pare Direi di- abbiamo qualcuno in comune. Già. Penso che non ci bastano 15 minuti per raccontarmi tutta la tua vita. Diciamo che era uno zio acquisito. Ok. Ma non ti preoccupare, lo tratto bene. È una persona molto intelligente, molto in gamba e mi ha sempre dato una mano. Quindi tranquilla. Non ne ho dubbi. Hai presente la famiglia Ioannidis? Mm. Era la mia famiglia. Ah. Ora tutto ha un senso. Ok. Oramai è passato, purtroppo. L'importante è che zio Danny sta bene. Solo un'accortezza ti chiedo. Mm. Non desidero incontrarlo. A lui farebbe sicuramente piacere. Lo so. E credimi, farebbe piacere da morire anche a me. Ma E non me sai, la ma scusami, non me la sento io. ma sai che ora che ha ricevuto una telefonata da te attraverso me sicuramente ti farà sentire, vero? Lo so. Però farò in modo che non incroceremo le nostre strade. Beh, quando vuoi, lì è anche casa tua, quindi sei la benvenuta. Se vuoi portare i Non hai idea dolcetti a tuo zio, sicuramente a lui non dispiacerà. Non hai idea di quanto mi manchi casa. Comunque, dicevo, ti è arrivato un messaggino, Rebecca, è da parte di tua sorella Melania. E sul messaggio c'è scritto, vabbè, auguri di buon anno. E ti ho fatto una sorpresa, sono in città, sono al teatro. Dico a mia sorella e faccio: Ok. che cosa... Cioè, perché vai là? A teatro? Invio non riuscito. Ragazzi, ho un problema. Di cosa stiamo parlando? Mia sorella. Il teatro è il rifugio di Amadeus. Non possiamo entrarci senza destare problemi. Però non capisco perché lei debba essere qua, debba essere là. Amadeus dovrebbe essere tra gli invitati della festa. Amadeus dà la caccia agli anarchici. Se dà la caccia agli anarchici, Dalla caccia. vuol dire che... Dite che No. Melania non è un anarchico. No, ma quello che mi sta venendo in mente è che Amadeus possa aver fatto anche diablerie. Non è proprio una diableria, Però ha aspetta. fatto una caccia di sangue. Non ci sono state cacce di sangue negli ultimi anni. No. Già. Dobbiamo Probabile. fare una scelta. Alla sorella di Rebecca o la Noi? trappola. Oddio, è tutto così divertente. Rebecca, ti arriva un messaggio Ok. da Amadeus. Finisci la missione. Tutto questo non mi piace. Non mi piace. Le pre- E se Amadeus la sta toccando, io lo uccido. E anche prendo se il volo. posso, troverò il modo. Non mi interessa. Le prendo il volto tra le mani. Te lo prometto. Se tu vorrai vendicarti, io sarò con te. Non ti lascio sola.
Vi vibra il telefono a entrambe. Da Amadeus. Cercate di mantenere quello che dite dopo. Voglio chiudervi con un piccolo retroscena. C'è una grotta abbastanza buia e si sente, se possibile, al chiaro della luna. Nella vostra mente comunque si materializza sempre l'immagine della luna, nonostante tutto. E in questa grotta si vede una specie di altarino dove sopra sembra ci sia disteso qualcuno. E si chiude.